Ciao a tutti! Raramente ho aspettato un oggetto così a lungo per poterlo provare, ma finalmente eccola qui. Vi presento la Cam 360 di IoTech e adesso andiamo a vederla in anteprima quasi mondiale. Ebbene sì, anteprima mondiale perché mi sono reso conto di essere uno tra i primissimi al mondo, insieme peraltro ad altri del gruppo italiano di Sansu SmartThings, ad avere tra le mani questo oggetto. Persino alcuni amici youtuber degli Stati Uniti e del Canada mi hanno chiesto le prime impressioni su un oggetto che loro non hanno ancora potuto provare. Quindi consideratevi nerdosamente fortunati perché anche voi siete tra i primissimi a vedere una recensione della Cam 360. Veniamo al dunque, perché questa telecamera è così interessante. Innanzitutto questa è la prima telecamera nata esplicitamente per l'ecosistema SmartThings. Infatti sulla sua confezione, eccola qua, trovate l'indicazione Works with SmartThings. Probabilmente lo sapete, ma comunque ve lo dico, IoTech è un brand americano e tedesco che al momento produce l'HUB di SmartThings, quindi c'è una stretta partnership tra i due brand. Questa telecamera insieme all'HUB è uno dei primi risultati di questa partnership, anche se in realtà i prodotti di IoTech, che sono tipicamente sensori e attuatori Z-Wave, sono tra i migliori disponibili da sempre. Io ho preso il primo nel 2015, disponibili per l'ecosistema SmartThings. Essendo dunque questa telecamera nata per l'ecosistema SmartThings, mi aspettavo comprandola che l'integrazione fosse perfetta. L'ho comprata sulla fiducia praticamente a dicembre su un sito inglese, adesso finalmente mi è arrivata. Vi dico subito anche il costo, che è uno degli altri elementi che la rende particolarmente interessante. Io l'ho pagata circa 45 sterline, quindi circa 55 euro più la spedizione. Attenzione a comprarla da UK perché al momento stanno applicando spese doganali, come purtroppo ho scoperto. Questa telecamera al momento su Amazon, dove è appena andata disponibile ma ha una disponibilità abbastanza ballerina, è a 70 euro, quindi un po' più alto del prezzo che secondo me è il prezzo ufficiale, il prezzo consigliato. Tendenzialmente mi aspetterei di trovarla a 50-55 euro, che è un price point estremamente interessante se pensiamo che la mia telecamera, per esempio Foscam R2 Full HD, presa ok qualche anno fa, però l'avevo pagata 120 euro e la sua integrazione con SmartThings era quantomeno difficoltosa. In generale sappiamo benissimo che ci sono tantissime telecamere anche movimentate a prezzo più basso di questo. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e poi voi farete la vostra valutazione se per voi può valere o meno i soldi che costa. Dal mio punto di vista, se fosse effettivamente risultata una telecamera perfettamente integrata con SmartThings, 50, 55, 60 euro sono dei soldi spesi benissimo per una telecamera che comunque, adesso vediamo, ha delle componenti innovative ed interessanti. Dettagli tecnici classici. Full HD, ovviamente lo vedete, è una telecamera pan tilt zoom, quindi ruota su se stessa e la telecamera pivotta in verticale, di fatto può coprire tutta l'area intorno a se stessa. Può essere ovviamente montata al contrario tramite un accessorio che permetta di fissarla al soffitto con dei tasselli o delle viti. Ha audio 2 vie, che vuol dire che ha ovviamente un microfono per sentire quello che avviene nella stanza, ma anche uno speaker. Può essere quindi utilizzata come interfono in qualche modo, può essere utilizzata in casi strani di emergenza per incitare un malintenzionato ad andarsene, può essere utilizzata per comunicare col proprio animale domestico che magari si sta spiando quando si è in vacanza. Veniamo alle caratteristiche un po' più smart, se vogliamo. Questa telecamera ha il motion detection, quindi è in grado di individuare il movimento e, attenzione, questa è molto carina, ha il movement tracking. Adesso ve lo faccio vedere con una clip che ho registrato in cui la telecamera, vedrete, segue il mio gatto che passando nel campo visivo viene intercettato e appunto la telecamera lo segue per continuare a monitorare il movimento dell'oggetto potenzialmente estraneo. È una telecamera Wi-Fi, esclusivamente Wi-Fi, non è dotata né di Ethernet, quindi non si può per esempio alimentare in Power over Ethernet e ovviamente i dati possono passare solo tramite Wi-Fi. Noterete che non è dotata neanche di spazio, vi faccio vedere anche da vicino, ma comunque non è dotata neanche di spazio per una SD card come tante invece telecamere Wi-Fi, tra cui la Foscam R2 che ho provato in un altro video. Lo specifico comunque per chi di voi non avesse ancora Sansu SmartThings, o meglio non avesse ancora lo hub, questa telecamera funziona anche senza hub, perché comunque va in Wi-Fi, si connetterà al vostro Wi-Fi, però per configurarla dovrete utilizzare per forza l'app Sansu SmartThings, sia che voi abbiate lo hub, sia che non ce l'abbiate. Bene, veniamo alla parte che a me interessava davvero, l'integrazione con SmartThings. Com'è? Vi devo dire che l'integrazione è davvero ben fatta.
Prima di continuare vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se vi piace quello che faccio. Non vi posso promettere che avrete sempre delle anteprime quasi mondiali, ma vi posso promettere che farò del mio meglio per averle quando è possibile e in generale per portarvi più in fretta possibile oggetti innovativi, interessanti o che valga particolarmente la pena di conoscere e di comprare. Ho spostato la telecamera e ho aperto l'app sul telefono così posso farvi vedere direttamente l'interfaccia come si mostra. Innanzitutto notate che la cam è accendibile e spegnibile direttamente dall'applicazione. Questo ovviamente è fattibile sia manualmente che nelle automazioni, quindi in un'automazione di SmartThings voi potete accendere e spegnere la cam. Questo potete farlo anche con altre cam compatibili, ad esempio le mie Netgear Arlo sono accendibili e spegnibili. Nel caso delle Arlo questo è rilevante anche per questione di durata della batteria, infatti sono telecamere utilizzabili a batteria, questa è alimentata da corrente, micro USB, quindi quella parte non è importante, ma comunque resta importante poterle accendere e spegnerle per la privacy, perché magari l'abbiamo messa in casa, in una o più stanze, e non vogliamo che quando siamo all'interno dell'abitazione ci sia un device che ci registra e salva su cloud i nostri dati, per questioni di sicurezza, ma anche per una sana attenzione appunto alla nostra privacy. Come vedete nell'app di SmartThings vedete il feed in tempo reale, potete movimentare la cam. Faccio vedere adesso, vedete che la cam sta girando. La reattività è piuttosto buona, secondo me è leggermente più lenta di quanto lo sia la mia R2 Foscam collegata in Powerlan, però è assolutamente ragionevole, vedete che appunto risponde in maniera pronta ai comandi. L'immagine ci mette un attimo di più a aggiornarsi, comunque il wifi un po' di latenza la dà, però è ragionevole. Potete, come vi dicevo, attivare il monitoraggio del movimento che fa sì che questa telecamera segua qualsiasi oggetto, adesso non lo faccio perché sennò inizia a muoversi a destra e a sinistra, man mano che io gesticolo, segua, dicevo, gli oggetti che entrano nell'inquadratura. La posizione predefinita, questo tasto, lo manda invece a una posizione che sia quella di accensione. Chiaramente potete ascoltare anche l'audio dall'app, potete col microfonino parlare, potete registrare manualmente una clip. Adesso provo a farlo mentre parlo, così vi faccio vedere anche la qualità. Ecco qua, perfetto. Potete chiaramente ingrandire a schermo intero per vedere con maggior dettaglio, in questo caso vi compare il joystick che ve la fa muovere in mezzo all'immagine, al lato dell'immagine. Potete anche, questo è interessante, anche se per adesso di utilità pratica ridotta, ma fa parte di quei perfezionamenti dell'interfaccia che Samsung sta facendo un po' su tutte le sue applicazioni e che comunque danno un senso di buona qualità dell'ecosistema software dell'app. Potete cliccando questo pulsante metterla in overlay sul resto dell'app, quindi tenere lì il feed mentre fate qualcos'altro nell'applicazione. Non solo, ma potete tenere lì il feed anche mentre siete in altre app di Android o sulla schermata principale di Android. Vedete che il feed resta in sovraimpressione fondamentalmente, un po' come si può fare con l'app di YouTube. Bene, andiamo a vedere le impostazioni che sono altrettanto interessanti. C'è l'HDR, quindi questa è una buona indicazione della qualità del sensore che permette chiaramente di avere un contrasto migliore delle immagini. C'è la visione notturna automatica o manuale, fondamentalmente l'utilizzo degli infrarossi. Vi faccio vedere anche una ripresa notturna. Qui sono a distanza di circa 2 metri, direi che i dettagli sono buoni e in generale mi sembra una buona ripresa al buio. C'è la visualizzazione grandangolo che si può togliere per avere un'immagine meno deformata, poi chiaramente ci sono i capovolgimenti sia verticale che orizzontale e tutti e due assieme per quando la si monta al contrario. Nella sezione della registrazione automatica si può scegliere se far registrare questa telecamera sulla base del movimento, sulla base dell'audio, di entrambi chiaramente, e si ricevere degli alert, delle notifiche push dall'app di SmartThings nel caso di nuova registrazione. Questo rientra nell'ambito di SmartThings On Monitor, quindi del pacchetto di sicurezza di SmartThings. Una cosa interessante e che adesso vi voglio dire e che secondo me la rende davvero un buon prodotto per chi come me usa Samsung SmartThings è che la rilevazione del suono e la rilevazione del movimento possono anch'esse essere utilizzate nelle automazioni. Quindi questa sarà come se fosse un sensore di suono o un sensore di movimento. Potete dire, se la telecamera rileva movimento, accendi la luce. Stessa cosa per il suono. Peraltro sul suono lo provate particolarmente sensibile. È molto sensibile anche sul movimento, il che come sappiamo è una lama a doppio taglio. Da un lato è affidabile, dall'altro c'è sempre il rischio di beccare qualcosa che è un movimento irrilevante. Ad esempio, il mio gatto viene costantemente rilevato e non c'è, lo vedete, non c'è purtroppo una modalità di riduzione della sensibilità della rilevazione del movimento.
Quindi se avete un animale domestico è probabile che riceverete dei falsi allarmi o comunque degli avvisi continui. Magari li volete perché volete tenere d'occhio il vostro animale, però se volete utilizzarla come principale sensore di movimento in un ambiente potrebbe essere un problema. C'è chiaramente la possibilità di accendere una spia di stato che compare qua, ve la giro, ve la faccio vedere, eccola lì. Io chiaramente la tengo spenta perché A, mi dà fastidio vedere spie accese in giro per la stanza, B, non ha minimamente senso che ci sia una spia che indica a un eventuale malintenzionato dov'è la telecamera quando entra nella stanza. Veniamo alle ultime due caratteristiche molto interessanti. Fotocamera fuori posizione, rientriamo nel discorso della privacy che vi facevo un attimo fa. Questa è la posizione che si può utilizzare per quando la telecamera è spenta. Di fatto non ha una vera utilità perché quando la telecamera è spenta non sta registrando. Però concettualmente l'idea che prima di spegnersi la telecamera punti magari su un angolo cieco dà un certo comfort, soprattutto a chi è più attento alla privacy e quindi non gli piace avere un obiettivo che lo punta mentre è in giro per casa. In questo modo la telecamera sarà ruotata, e io peraltro l'ho attivata, ruotata in un punto cieco. Punto cieco che con la posizione di default che abbiamo visto prima sono due cosiddetti waypoint, ma non sono gli unici. E andiamo nell'ultimo punto, monitoraggio waypoint. Questi waypoint sono dei preset che se attivati dicono alla telecamera devi inquadrare in quel determinato punto. Ad esempio potete fare in modo che ci sia un preset per ognuna delle finestre della stanza. Nelle impostazioni potete anche fare in modo che a un preset sia associato un programma, che quindi la telecamera ha determinati orari, punti in determinate posizioni. Personalmente non lo trovo particolarmente utile, è un'opzione in più, magari invece qualcuno di voi, per come vive la casa, è particolarmente utile. Gli waypoint sono estremamente interessanti, però più che per il programma, per un altro motivo. E adesso ve lo faccio vedere andando in automazioni. Faccio più, automazione, se, stato dispositivo. Adesso vado a scegliere un sensore di apertura di una finestra e prendo una a caso, tanto è un esempio. Ecco qua, finestra del bagno sopra, sensore di contatto che è chiaramente l'apertura, e metto apri, salva. Allora, controlla dispositivi, adesso vedrete perché sto facendovi vedere questa cosa. Cerco la mia telecamera, eccola qua, Cam 360. E queste sono le cose che un'automazione può fare con la nostra Cam 360. Vedete che c'è, come vi anticipavo prima, attiva o disattiva. C'è registra, che in questo caso voglio attivare, e poi c'è punta telecamera su punto di riferimento. E qui vi trovate gli waypoint che avete impostato prima nelle impostazioni dell'app. Questa cosa secondo me è geniale, ok? Perché voi potete impostare un'automazione in modo che ad esempio se viene rilevato un movimento in un determinato punto da parte di un sensore di movimento che avete all'esterno, all'interno, comunque magari in un punto diverso dalla telecamera che la telecamera non può intercettare, o banalmente in un punto diverso da dove la telecamera punta solitamente, quindi se ci fosse un movimento in quel punto la telecamera non lo intercetterebbe, o come nel caso che vi sto facendo, se si apre una finestra. Quindi se questa finestra si apre, io adesso vi ripeto che sto facendo un esempio, metto telecamera puntati su quella finestra e registra. In questo modo io riceverò da SmartThings, se non sono in casa, magari l'allarme che quella finestra sta aperta, e riceverò anche la clip della telecamera che prontamente si è posizionata a guardare cosa succede su quella finestra. Quindi posso capire che è un falso allarme, oppure posso vedere che effettivamente c'è un problema di sicurezza e quindi muovermi di conseguenza. Già che siamo qui, vi faccio vedere le altre opzioni che ci sono nell'automazione. C'è ritarda questa azione, quindi aspetta un attimo a farla, e disattivazione automatica, che è fondamentalmente il tempo dopo il quale potete fare in modo che questa telecamera si disattivi automaticamente. Già che vi sto facendo vedere interfaccia e automazione, vi faccio vedere anche come lavora questa telecamera con WebCore. Ebbene sì, perché naturalmente voi potete utilizzarla con le automazioni di SmartThings, ma se potete utilizzarla con le automazioni di SmartThings, potete utilizzarla anche con WebCore, che molti di voi lo sanno sicuramente, per gli altri lo dico, è il rule engine, quindi il sistema di creazione di automazioni avanzato di SmartThings, dove potete creare delle automazioni più dettagliate, magari anche con delle tempistiche molto frazionate, allungate, utilizzando anche servizi esterni all'interno dell'ecosistema SmartThings. Quindi vado su New Piston, Piston è il nome di un'automazione di WebCore, Create Blank, ecco qua. I piston si creano ovviamente con la solita logica, se succede una cosa ne fai un'altra, quella di base diciamo perlomeno. Non vi faccio un esempio realistico, vi faccio solo vedere quali sono le impostazioni e i parametri ottenibili dalla telecamera. Quindi se vado nelle condizioni, nel cosiddetto if,
e scelgo la mia Country 60, ecco qua, vedete che mi dà una sfilza di parametri, molti di più di quelli di un sensore di movimento, per esempio. Quindi ho image, ho link quality, quindi il fatto che la telecamera abbia una connessione wifi forte in quel momento. Ad esempio potrei scegliere di essere avvertito nel momento in cui si degrada. Le cose tipicamente più utili saranno chiaramente motion, quindi rilevazione del movimento, anche qui la usate come sensore di movimento. Sound, quindi rilevazione di suono, ve l'ho già detto. Switch è il fatto che sia accesa o spenta, può essere utilizzato ovviamente anche come condizione, non solo come azione. E poi ci sono una serie di impostazioni che non ho ancora sperimentato tutte quanto siano affidabili, ma che di fatto vi permettono di esplorare in quel momento la condizione della telecamera. Se andiamo invece nelle azioni, scegliamo la Country 60 sempre. Ecco che vi trovate questi comandi: Capture, Create and Delete, disabilitare la rilevazione del suono, abilitare la rilevazione del suono. Potete chiaramente con toggle accenderla se è spenta o spegnerla se è accesa, e poi chiaramente c'è spegnimento, accensione. Ultima cosa inerente alla telecamera e all'integrazione di SmartThings: vedete che in questo momento rileva evento rilevato, ho fatto apposta prima attivare la sicurezza e poi fargli rilevare un movimento. Viene trattata da SmartThings On Monitor esattamente come uno degli altri sensori di sicurezza, quindi genererà un allarme e quindi permetterà di attivare le notifiche, di attivare le sirene e quant'altro all'interno di SmartThings On Monitor. Altra cosa interessante: installandola mi è comparsa questa sezione che si chiama SmartThings Video con l'anteprima dell'ultima clip rilevata. Questo permette di avere facilmente accessibili le clip rilevate da questa telecamera, e da questo punto di vista l'integrazione è ancora migliore di quella delle Arlo, che pur sono molto ben integrate in SmartThings. Sapete che, l'avete visto dal video in cui le provate, possono essere anche loro utilizzate come sensori di movimento, sono molto affidabili, però l'integrazione non è così profonda e non è così radicata nell'interfaccia. Vedete qui che dice appunto registrati 37 nuovi videoclip, l'anteprima, e se vado a cercare la telecamera tra i device nella home page di SmartThings, la trovo con anche qui in più in grande l'ultima clip, e posso accenderla e spegnerla e poi chiaramente aprirla. Eccola qua. Quasi dimenticavo, quella non era l'ultima cosa che vi volevo dire sull'integrazione con l'ecosistema SmartThings, o meglio Samsung e SmartThings, perché Tiziano del gruppo Facebook SmartThings Italian User mi ha fatto sapere che sulle televisioni Samsung, io non ne ho una quindi non potevo saperlo, questa telecamera ha una sezione apposita nella parte relativa a SmartThings, quindi è molto facile andare a vedere questa telecamera se avete un televisore Samsung in tempo reale e vedervi appunto lo stream sulla TV. Bene, vi ho detto un sacco di cose belle. Questa telecamera costa relativamente poco, ha una qualità dell'immagine comunque molto buona, è perfettamente integrata in SmartThings, ha delle feature innovative come il fatto che segue il movimento, avrà anche qualcosa di brutto. Sicuramente sì, questa telecamera nasce come oggetto estremamente semplice da utilizzare, quindi si distanzia moltissimo da quelle che sono le cosiddette IP cam tradizionali. Le IP cam tradizionali, molti di voi lo sanno sicuramente, hanno un set di caratteristiche comuni, tra cui il fatto di poter accedere tramite un'interfaccia di solito via browser e poter quindi configurare comodamente al PC tutte le impostazioni più avanzate. Non solo, ma le IP cam tradizionali hanno un set di standard, tra cui per esempio il fatto che mettano a disposizione lo stream, quindi l'immagine video, in un flusso RSTP o in un flusso MPEG o entrambi, il che permette per esempio di utilizzare tutta una miriade di dispositivi e di software di terze parti per acquisire questo flusso e utilizzarlo in automazioni, metterlo a disposizione in interfacce domotiche. Ad esempio la mia Foscam R2 è sì una cam facile da usare, nel senso che ha la sua app di Foscam da cui rapidamente si entra, la si visiona, la si controlla spostandola e quant'altro, però è anche una IP cam tradizionale, il che vuol dire che ad esempio io potrei prendere il suo flusso video, salvarlo su un server domestico o su uno spazio remoto. Ad esempio una cosa molto carina che ho fatta è stata integrarla con Node-RED, che mi permette tramite un bot su Telegram, quando mando a questo bot un comando, di ricevere in cambio una clip di tot secondi dalla telecamera. Questo genere di cose con questa telecamera non si possono fare, anzi, per dirla tutta, questa telecamera non permette neanche di salvare le sue clip su un SD card, quindi siete completamente in balia del cloud di Samsung, che per me personalmente non è un problema, nel senso che è quello che utilizzo anche per tutto il resto della mia smart home e quindi sono perfettamente a mio agio. So benissimo che c'è chi preferisce non farlo.
e avere i suoi dati salvati in locale, il che chiaramente richiede di essere intanto capaci a configurare tutto ciò che sta attorno alla telecamera, quindi prendere i flussi, configurare l'archiviazione locale, eventuale backup, renderlo anche sicuro magari e quant'altro. Quello che ho fatto io con la mia R2 e con Node-RED non è stato per niente facile da fare e non è per niente alla portata dell'utente comune. Ho dovuto impegnarmi parecchio e ho dovuto anche chiedere supporto da amici sviluppatori per farlo. Ho accennato alla questione del cloud di Samsung e qui c'è un punto neutro, né negativo né positivo. Questa telecamera ha un piano gratuito di storage di 24 ore illimitato, il che vuol dire che le clip da 10 secondi che la telecamera salva in automatico quando rileva qualcosa e le registrazioni che voi fate manualmente sono salvate per una durata di 24 ore. Potete chiaramente scaricarle sul vostro dispositivo prima che vengano cancellate e ritengo che 24 ore sia un tempo assolutamente sufficiente per rendersi conto che è successo qualcosa, però non è neanche un tempo lunghissimo. Al momento non sono disponibili altri piani, ma do per scontato che in futuro a pagamento ci siano altri piani che permettono un salvataggio più esteso. Termino i punti negativi dicendo che questa telecamera ha un'integrazione molto limitata con gli assistenti vocali. Nonostante possiate tramite SmartThings ovviamente accenderla e spegnerla con gli assistenti vocali, non potete ad esempio vedere lo stream video sui display degli Echo Show o del Nest Hub. Chiaramente tramite automazioni, se le fate, potete facilmente fare in modo che almeno tramite comandi vocali possiate indirizzare la telecamera a puntare in punti diversi. Potete pensare all'utilizzo ad esempio di switch virtuali. Bene, in conclusione posso dirvi che dopo aver provato questa telecamera per circa una settimana sono piuttosto soddisfatto. L'integrazione in SmartThings, che era la principale caratteristica che io ricercavo, è davvero buona. Mi permette di fare delle cose che prima con la Foscam R2 dovevo fare in maniera molto complicata oppure che non potevo fare per niente. I limiti che pone li ritengo ragionevoli, mi dispiace un po' che non sia un IP cam tradizionale a tutti gli effetti, però devo dire che pensando a chi di voi vuole mettersi in casa delle telecamere abbastanza economiche, molto efficaci, di qualità e che si integrino perfettamente con il loro sistema domotico, questa ha tutto quello che serve. Chi di voi ama smanettare e creare automazioni complesse con delle IP cam potrebbe desiderare qualcosa di più, ma c'è da dire che uno non per forza deve scegliere uno o l'altro, può avere questa magari per un determinato utilizzo e una IP cam tradizionale o più di queste più IP cam tradizionali per altri utilizzi, che è esattamente peraltro quello che farò io. Bene, questo è tutto. Spero che questa anteprima vi sia piaciuta, che vi abbia fatto scoprire un oggetto interessante. Se lo conoscevate già, spero di avervi dato delle informazioni utili a capire se fa per voi oppure no. Se il video vi è piaciuto magari lasciate un like, vi saluto col mio saluto da lockdown, restate nelle vostre smart home e continuate a migliorarle. Ciao, alla prossima!